Di questi giorni e l'aver mangiato tacchino affumicato per tutta la settimana mi ha fatto veramente sentire la mancanza e venire voglia di qualcosa di più grasso, meno sano sulle mie coronarie. Ebbene sì signore, il ritorno del re, perché non c'è un motivo migliore di accendere un fuoco se non per fare un brisket. Ho preso questo brisket USDA Choice alla Metro qualche settimana fa e l'ho lasciato in freezer per un po' di tempo, per questo si è un po' scurito ma non è un problema. Ultimamente rimediare il brisket senza pagare dei sovrapprezzi francamente ridicoli è diventata veramente un'impresa, perciò cerchiamo di fare un ottimo lavoro per rendere al meglio il nostro investimento. La cosa che frena molto i principianti dal cuocere un buon brisket è la fase di trimming, questo perché è l'unico modo per imparare a trimmare bene un brisket e trimmare tanti brisket. Purtroppo questo è un investimento considerevole che non tutti possono permettersi, perciò il secondo modo migliore per imparare a trimmare un brisket è guardare spesso persone che lo sanno fare e lo fanno molto bene, ad esempio Franklin, Chance, Jerby e Chuck di Goldies, Wilson. C'è un motivo se loro fanno le cose che fanno, le fanno in un certo modo e sicuramente sono più bravi di me a spiegarlo, che sono apparentemente impedito e non riesco a parlare e trimmare un brisket contemporaneamente. Comunque, per farla breve, trimmare un brisket si divide in tre parti fondamentali. La prima è rimuovere tutti i tocchi di grasso troppo densi, troppo spessi, che non andranno mai a sciogliersi in cottura. La seconda è fare in modo, se possibile, di lasciare mezzo centimetro di grasso sul fat cap. E la terza è dare al brisket una forma armoniosa, tondeggiante, più aerodinamica possibile. Questo perché vogliamo favorire il passaggio del fumo sulla superficie della carne senza che trovi ostacoli. L'unico modo per fare questa cosa è essere severi sulle parti che tagliate. Il primo brisket che feci non era un granché, per il semplice motivo che non avevo rimosso quasi nulla a parte il grasso. Di conseguenza c'erano molti pezzi di carne particolarmente sottili che durante la cottura si erano andati ad indurire e quindi al momento del taglio della fetta i bordi del brisket tendevano a sgretolarsi. Però ovviamente, siccome i brisket non sono propriamente una cosa economica e avete pagato per il grasso, per la carne che tagliate, non c'è bisogno di buttarla perché può sempre diventare chili, hamburger, salsicce. Ad esempio il grasso che sto togliendo andrò a rimetterlo sullo smoker per scioglierlo e farci del tallo, e la carne invece andrà in freezer per diventare salsiccia o hamburger più avanti. Come ultima cosa cerchiamo di dargli questa forma tondeggiante e togliamo questa parte estremamente sottile, in un unico movimento se possibile. Direi che ci siamo. Abbiamo mezzo centimetro di grasso su tutto il fat cap, una forma aerodinamica, abbiamo tolto tutte le parti sottili. Per il condimento oggi vorrei provare l'approccio di John Lewis, che è il fondatore di La Barbecue ed era pitmaster da Franklin. John Lewis in un'intervista del 2013 disse che nella sua carriera, Franklin compresa, non aveva mai cotto un brisket solo con sale e pepe. Chi conosce Franklin sa cosa intendo. John Lewis consigliava in questa intervista di bagnare il brisket con metà senape e metà succo di cetrioli sott'aceto, cospargerlo con 8 parti di pepe nero, poi 3 parti di sale e 3 parti di Low Seasoned Salt. Quest'ultima cosa in Europa ha una formulazione diversa rispetto agli Stati Uniti e comunque sono pieno di rub nella credenza, quindi vado direttamente con un'abbondante spolverata di Bitter Belcher Original. E per finire una parte di aglio in polvere. Adesso occupiamoci dell'altro lato e facciamo la stessa cosa. Devo dire che questo misto di senape e liquido di sottaceti ha un profumo buonissimo, nonostante siano le 7:20 del mattino ho già fame. La parte con il fat cap la condisco sempre per ultimo perché è la parte di presentazione, la parte che andremo a mostrare a tavola, quindi ci tengo che non abbia il barco rovinato. Ottimo, non ci resta che accendere il qui. Cerchiamo di bruciare un fuoco calmo, diciamo, perché ho scoperto che a prescindere da quello che dice il termometro, a prescindere dalla temperatura, se il fuoco è troppo agitato, se il pit tira troppo, il brisket tende ad arricciarsi sul flat, quindi aspettiamo che si calmino un po' le fiamme e poi mettiamo sulla carne.
Mettiamo il point verso il fuoco. Usiamo un fuoco per quanto possibile pulito, ma come abbiamo visto non fa una grande differenza. Magari ci apriamo una birra, anche se sono le 7:30 di mattina, e ci vediamo fra 3-4 ore. Mentre il brisket cuoce, approfittiamone per filtrare il tallow. E questo ci sarà molto utile più tardi. Siamo alla 4ª ora di cottura, vediamo come siamo messi. Niente male. Come sarà evidente dalla faccia che mi ritrovo, io ho vissuto qui nelle ultime 8 ore, quindi adesso vediamo a che punto sta il brisket, perché penso sia ora di incartarlo. Siamo decisamente pronti per incartarlo e spostarlo in forno per l'ultima parte della cottura. Il bark è perfetto, a parte questa parte qui, che come avete visto durante il trim era danneggiata quando l'avevo già comprato. Non è bruciato. Il grasso è ben sciolto. Facciamo un bel cucchiaio di tallow al centro. Che dire, non potevamo aspettarci un risultato migliore. Mettiamolo in forno a 300 Fahrenheit e controlliamolo fra un'ora, poi fra un'ora e mezza, un'ora e 3/4 e così via finché non raggiunge la consistenza che vogliamo. Ora che il brisket ha adeguatamente riposato per più o meno 2 ore ed è scesa ad una temperatura interna di 140 Fahrenheit, possiamo aprirlo e vedere com'è venuto. È estremamente tenero, morbido, malleabile. Sento che il grasso si è sciolto correttamente, morbidissimo, cremoso. Questo è probabilmente il miglior brisket che abbia mai cucinato. Ma prima di dire una cosa del genere, forse è meglio tagliare e vedere com'è andata. La fetta perfetta, metà flat, metà point, si regge da solo e si separa con nulla. Assaggiamo. È per questo che ci svegliamo all'alba, siamo fuori col freddo d'inverno e stiamo fuori col caldo d'estate. È per cose del genere. E questa è probabilmente la migliore esecuzione di un brisket. Questo è probabilmente il miglior brisket che abbia mai cotto e mai mangiato. Un paio di considerazioni. La rub di John Lewis con senape e sottaceti ovviamente non si sente, non ha fatto una grande differenza. L'aggiunta di pepe all'inizio invece sì, perché si sente. Per quanto riguarda la cottura, che è stata fatta tra 250 e 275 Fahrenheit,
Il fumo sporco non ha fatto differenza. Diversamente dal video precedente con il petto di tacchino, questa volta non ho fatto di proposito un fuoco sporco e non ho prodotto di proposito fumo sporco, ma se accadeva naturalmente non me ne preoccupavo. È successo una manciata di volte durante le prime 4-5 ore di cottura, ma a quanto pare non ha assolutamente inficiato sul risultato che penso sia evidente a tutti. Penso sia arrivato il momento di salutarci. Ci rivediamo alla prossima cottura. Io sono Sandro, bella!